Un benvenuto a tutti in questo video. Tratteremo il tema della virtualizzazione di un sistema operativo, o meglio di più sistemi operativi emulati contemporaneamente sulla stessa macchina. La peculiarità sarà quella di effettuare questa multivirtualizzazione o supervirtualizzazione e in realtà di mettere quindi a dura prova le componenti dell'hardware in questione. Ho scelto per questo progetto due sistemi operativi diversi, oltre a quello che vedete qui in esecuzione, che tutti conoscerete sul mio fidatissimo Macintosh. Avremo Manjaro come scelta per quanto riguarda il mondo Linux. Non mi dilungherò molto a parlare delle distro Linux, perché troverete molti luoghi su internet dove affrontano questo argomento in maniera molto esaustiva. Quindi mi limiterò a consigliare Manjaro perché a mio avviso è la distro con la user experience più gradevole e il sistema di installazione e di gestione dei pacchetti organizzato in una maniera degna di rispetto. Quindi andando su questo link che vi metterò in descrizione, su questa pagina in fondo potete avviare il download della versione a 64 bit della GNOME Stable Edition. Sarà un file con un peso di 3,9 GB in formato ISO che potete sia installare su una chiavetta, quindi creare una chiavetta USB avviabile ed installarlo dove volete, ovunque vogliate, notebook, macchine fisiche oppure macchine virtuali, o addirittura masterizzarlo su un DVD, visto che la misura lo consente, il peso del file lo consente. Poi avremo su quest'altra pagina di cui vi metterò il link in descrizione, anche in questo caso, la possibilità di scaricare Windows 10 direttamente dal sito della Microsoft. La ISO è selezionabile in questo menu a tendina, vi consiglio la versione di Windows 10 più aggiornata. Cliccando sul tasto conferma, dopo la convalida della richiesta potete selezionare la lingua del vostro prodotto e successivamente alla conferma la versione a 32 o a 64 bit del sistema. Io le ho già scaricate entrambe per comodità e il terzo file di cui avremo bisogno, oltre alla ISO di Windows 10 e quella della distro a vostra scelta, è il file DMG, quindi l'immagine in questo caso di VirtualBox, che andrete a scaricare, sempre link in descrizione come vi ho detto, sul sito di VirtualBox. In questo caso andrete a cliccare su OS X Host nel caso il vostro sistema sia un sistema Apple. La breve menzione che volevo fare prima all'hardware in questione, in particolar modo il protagonista di questo benchmark sarà la CPU, è questo Intel Core i3-4150, che è un processore di quarta generazione della famiglia Haswell. È una CPU non diciamo senza infamia e senza lode, però secondo me con un ottimo rapporto qualità-prezzo, non eccessivamente costosa ma neanche eccessivamente recente, perché si tratta della metà del 2017. I core sono considerati 4, però in realtà sono 4 threads, perché 2 sono core virtualizzati e emulati e 2 sono reali, core logici, quindi un totale ne avremo 4, 2 più prestanti e 2 meno prestanti. La frequenza di base del processore è 3 GHz e mezzo ed è anche quella effettiva, perché non è overclockabile, il contatore non è sbloccato. La cache è di 3 MB come di consueto sugli i3 e le altre caratteristiche sono di tutto rispetto. Per quanto riguarda il resto dell'hardware avremo 8 GB di RAM Crucial a 1600 MHz di frequenza e una scheda video Nvidia 710 con 2 GB di memoria dedicata. Il disco sarà un SSD e per quanto riguarda una parte del test useremo anche un disco tradizionale, un hard disk a piatti magnetici. Bene, per iniziare il test non dovremo fare altro che cliccare sull'immagine di VirtualBox e avviare l'installer, che si aprirà cliccando su PKG. Una volta cliccato su PKG che il vostro installer sarà stato verificato dal sistema ed aperto, si avvierà la procedura di installazione vera e propria. Cliccate su continua. All'introduzione cliccate nuovamente su continua. Nel tipo di installazione verrete informati che quanti megabyte userà
di spazio richiederà questa installazione una volta completata sul computer. Qui possiamo cambiare il percorso dell'installazione e clicchiamo su installa. Una volta inserita la password del programma di installazione terminerà con una spunta verde e un feedback vocale. Possiamo nel mio caso smontare l'immagine perché ho già provveduto all'installazione e quindi aprire VirtualBox. Come vedete le ho già installate tutte e due per velocizzare poi il video e il processo in generale. Non mi soffermerò in particolar modo sul processo di installazione delle disto, ma bensì sulla creazione della macchina virtuale vera e propria. Quindi cosa faremo nel caso avessimo un'installazione vergine di questo software? La prima cosa che io consiglio è quella di installare l'extension pack di VirtualBox. È un file opzionale, ma vi permetterà di estendere le funzionalità come dal nome del file, ovvero per esempio potrete montare una cartella del sistema padre in maniera automatica all'avvio del sistema emulato e quindi condividere i file che avete da un sistema all'altro con la massima semplicità e velocità disponibile del vostro hardware. Quindi una volta fatto questo non resta che creare sul nuovo, quindi andrete a creare una nuova macchina virtuale. Qui scegliete il nome che desiderate, nel caso di Windows potete tranquillamente scrivere il nome del sistema operativo Windows 10 e verrà riconosciuto anche in automatico e selezionato in questo menu a tendina. Quindi avremo scaricato la ISO a 64 bit di Windows 10, la scelta sarà la medesima. Nel caso della RAM è bene dedicare almeno 4 GB di memoria RAM per quanto riguarda Windows 10. Ripeto che è bene considerare la memoria RAM totale disponibile sul sistema fisico, perché una volta che avremo eseguito contemporaneamente tutti i sistemi, sia quelli emulati che questo di partenza, la memoria RAM sarà utilizzata in gran parte da tutti quanti. Quindi dobbiamo assicurarci di non sforare, di non eccedere nel consumo di memoria RAM, visto che in totale ne abbiamo disponibili 8 GB, ne riserveremo 4 per Windows perché ne ha bisogno e solamente 2 per quanto riguarda Linux, perché sono sufficienti per far funzionare egregiamente una distro Linux 2 GB di memoria RAM, e così ne lasceremo altri 2 al sistema in questione, al sistema padre, e tutti i sistemi potranno girare contemporaneamente. Una volta selezionato questo parametro potremo andare avanti per la creazione dell'hard disk virtuale. Si aprirà un'altra finestra dove chiaramente vi consiglio di scegliere un percorso, come nel mio caso con dello spazio disponibile, e andando a selezionare il percorso poi potete dare il nome al file che andrete a creare. In questo caso l'ho chiamato Windows 10 test, voi chiamatelo come volete. Qui selezioniamo la misura di GB. Per un'installazione di Windows sono consigliati almeno 18 MB e passa, circa 19. Possiamo creare quindi per un utilizzo molto modesto almeno un 20 GB, anche se per la pura installazione, per il puro esperimento di installare ne sono sufficienti in realtà anche 8 o 10. Quindi creiamo una partizione da un hard disk in realtà da 20 GB e qui possiamo decidere il formato. Se non useremo questa macchina virtuale, questa hard disk virtuale con altri software, potremo lasciare tranquillamente il formato VDI, che è il formato ufficiale di VirtualBox, e quindi VirtualBox Disk Image. Altrimenti potremo scegliere tra gli altri 2 formati principali e gli altri 3 diciamo meno utilizzati. Qua avremo la spunta se scegliere una dimensione allocata dinamicamente, ovvero che ogni qualvolta che lo spazio utilizzato aumenterà anche la dimensione di questo file VD sull'hard disk della macchina fisica fino al raggiungimento dei 20 GB impostati come memoria massima, o altrimenti creare direttamente un file di questa misura
e buonanotte, insomma, cioè, 20 GB selezionati e quello è. Le prestazioni c'è da dire che saranno migliori in questo caso, quindi possiamo procedere con crea e aspettiamo che il nostro software, il nostro hardware crei. Una volta terminato il processo avrete la macchina virtuale creata qui nella lista disponibile sul software VirtualBox. Non avrete altro che da cliccare su Settings ed impostare alcuni parametri nella maniera opportuna. Qui abbiamo la RAM che abbiamo già selezionato in precedenza. Possiamo deselezionare, mettere in false floppy perché non ci sarà utile. Per quanto riguarda display possiamo andare a selezionare la memoria massima disponibile e selezionare anche l'accelerazione 3D. In storage andremo a selezionare, in questo caso andremo ad inserire l'immagine ISO all'interno del nostro disco ottico virtuale, di modo che all'avvio venga caricata la ISO di Windows 10 in questo caso. Ok, selezioniamo ok. Una volta che cliccheremo su Start si avvierà il procedimento di installazione di Windows. Non mi dilungherò nel procedimento di installazione né di Windows né di Manjaro perché non è il tema di questo video, però magari ne faremo un video dedicato a parte e mi limito solamente a cliccare su Start e a farvi vedere cosa accade. Bene, abbiamo visto cosa accade. Si avvia l'installazione di Windows. Chiederà a un certo punto la lingua di installazione, la lingua della tastiera, selezioneremo il tasto avanti e partirà l'installazione vera e propria. Bene, a questo punto chiudo la macchina perché vi ripeto che ce l'abbiamo già installata in precedenza per risparmiare tempo e possiamo andare quindi a rimuovere nel mio caso questo file che non mi occorre più. Andremo quindi a creare una nuova macchina virtuale, quindi che ci occorrerà per Manjaro. In questo caso selezioniamo Linux dal menu a tendina, lo chiamiamo Manjaro test nel mio caso, ripeto, voi chiamatela come volete, e come avevo detto in precedenza assegniamo solamente 2 GB di memoria RAM perché sono più che sufficienti. Procediamo creando anche in questo caso l'hard disk virtuale, selezionando un percorso dove abbiamo spazio a sufficienza e per una disto Linux 10 GB sono sufficienti. Anche in questo caso scegliamo una misura fissa e clicchiamo sul tasto crea. Attendiamo come in precedenza la creazione del file. Bene, e anche in questo caso andremo a settare alcune impostazioni. Sono molto simili a quelle che abbiamo settato su Windows, perché anche in questo caso andremo a selezionare la memoria disponibile con l'accelerazione 3D abilitata maggiore. Quindi in questo caso inseriremo la ISO di Manjaro, Gnome Edition, e clicchiamo su OK. Anche qui avviamo e partirà l'installer, in questo caso invece che di Windows di Manjaro, che faccio una menzione, è un pre-installer perché in realtà una volta impostato questo pre-installer si avvera la disto live che potete utilizzare da live o semplicemente installare con il comodo installer, che è molto simile ed intuitivo a quello di Ubuntu. In questo caso selezioniamo la time zone, i tasti della tastiera, insomma la tastiera e la lingua. La cosa bella che dico, e poi termino il capitolo pre-installer Manjaro, è questa selezione driver che si può scegliere direttamente per i driver open source, quelli proprietari, in fase di pre-installazione, cioè ci ritroveremo alla fine dell'installazione
della fresh install del sistema operativo, già i driver proprietari per esempio di una scheda video installati correttamente. Insomma, questa è veramente una benedizione per una distro Linux. Bene, una volta terminata l'installazione, quindi chiudo la macchina in maniera brutale anche in questo caso, avremo Manjaro installato insieme a Windows. A questo punto possiamo iniziare il test vero e proprio e quindi avviarle contemporaneamente e vedere cosa succede. Vi confesso che si trova il file del disco virtuale di Windows, si trova sull'SSD, il disco a stato solido di questa macchina, mentre invece Manjaro, che è la macchina virtuale a destra, si trova sull'hard disk tradizionale. A livello prestazionale, insomma, capirete che ho fatto questa scelta, insomma, per far vedere che la distro più lenta si avvia nello stesso tempo della distro più veloce sull'hard disk, più veloce, insomma, in questo caso. Quindi ancora un attimo, vediamo che cosa succede. Allora, intanto posso dire che il sistema Parler sta continuando a funzionare in maniera fluida, senza nessun problema, quindi questo non mi spaventa più di tanto. Non prevedo, ecco, che succedano cose sgradevoli. E infatti finalmente possiamo dire, vediamo un attimo, si sono avviati entrambi parrebbe, sia Windows che Manjaro, e cliccando su Start di Windows vedo che Windows funziona. Abbiamo appena aperto il browser Edge e anche Esplora File. Un'altra cosa che vi consiglio di fare una volta installata la vostra macchina virtuale, qualunque essa sia, è di inserire il disco delle guest addition ed installare le guest addition, che non sono altro che li definirei in parole povere un pacchetto di driver che migliora le prestazioni sia video che generali della vostra macchina virtuale. Bene, Windows funziona. A questo punto non ci resta che passare a Manjaro e direi che funziona anche Manjaro. Anche in questo caso mi limito ad aprire il browser Firefox, il gestore file, e devo dire che il gestore file si è aperto e funziona. Quindi sono test banalissimi, però funziona. Anche il browser è aperto. Bene, non mi resta che dire che il nostro Intel i3 4150 ha passato insieme a tutto il resto dell'hardware la prova a pieni voti. Il test è riuscito, il video è finito e un saluto a tutti quanti.